Fantastici, fantastici, fantastici. Ormai fantastici è diventato il cavallo di battaglia di presentazione di questi nostri video. Siamo oggi in compagnia di Laura, Laura Strazzi di Pavia, 53 anni, cantante, imprenditrice, manager. Ciao Laura, come stai? Ciao Giorgio, buongiorno. Grazie Ciao, per essere qui con noi in questa grazie a te. rubrica Diamoci le donne, un calice di vino con Giorgio. È un piacere Certo. poter parlare con te. Tu, oltre a fare questa, diciamo, questa rubrica, questa intervista con noi, sei anche una nostra assidua frequentatrice e quindi commenti alle Sì. nostre dirette. Ti sei poi sentita di poter dire la tua, di partecipare a questo piccolo programma che stiamo creando. Prima Certo. sì, stiamo discutendo con Laura di vari argomenti, stiamo parlando anche del mondo del lavoro inerente al suo. Lei è un'artista, una cantante, e stavo giusto facendo una chiacchiera dicendo, io ho lavorato sempre con più uomini che con donne, e mi stava spiegando il perché. Perché? Laura, dimmi. Dunque, il perché, vabbè, un perché è semplice, per il fatto che di solito un gruppo musicale di solito si compone sempre di una sola cantante e quindi ti posso semplicemente dire che la mia esperienza è sempre stata questa, nel senso che i miei contatti comunque lavorativi al 90% sono sempre stati con uomini. Quindi ho lavorato di varie età, da uomini magari un po' più grandi, comunque uomini dai 30 anni ai 50 anni più o meno, ecco. E sì, devo dire che ho però lavorato benissimo, mi trovo sempre molto bene perché con gli uomini, insomma, si lavora, io almeno per quanto mi riguarda posso dire che ho sempre lavorato meglio. Posso dire che mi è capitata solo un'esperienza in un gruppo musicale un po' di anni fa, laddove c'era questa ragazza più giovane della sottoscritta, laddove lei si era assentata per motivi di salute, quindi io la sostituivo per un periodo breve, poi dopo chi mi aveva interpellato appunto decise di farmi questa proposta di rimanere nel gruppo per fare anche altro, per aggiungere. E io decisi all'epoca di rimanere, anche perché poi tra l'altro c'era anche il fatto che io ero parte, nel senso di questa cosa anche come agenzia, perché l'agenzia per cui io lavoro, che faccio parte, sono socia, appunto, che sono socia di mio marito in questa agenzia di spettacolo che procura, diciamo, le date a questi gruppi musicali. Sì, appunto, cioè io ero anche il manager, avevo anche la figura del manager in questa situazione e quindi ero già non antipatica, però comunque capivo che c'era quel leggero timore, no? Però poi dopo, vabbè, caratterialmente sono una persona molto, molto affabile, molto socievole, di conseguenza diciamo che dopo questo primo approccio le cose si sono sistemate, però appunto questa ragazza quando è rientrata dopo questo breve suo problema di salute, evidentemente era lei che aveva dei problemi, insomma, problemi suoi di relazionarsi con un'altra donna. Lei evidentemente era l'unica donna, si sentiva la prima donna e si sentiva un po' minacciata. Qual era il problema? Invidia, o altro? Sì, io pensavo che fosse semplicemente, almeno da parte mia, io ho pensato così bonariamente, che fosse semplicemente da parte sua il fatto che lei si sentisse un po' non diciamo in forma perché era rientrata al lavoro non completamente a posto nella situazione vocale. Quindi io inizialmente pensavo che il problema fosse quello, invece poi con il, diciamo, col passare delle settimane, dei mesi, perché poi mi sono ritrovata a fare tutto il tour estivo con loro. Poi ho capito che invece era un problema di invidia, perché purtroppo le donne, che secondo me sono donne molto tra virgolette, cioè nel senso che Sì, effettivamente. Quindi il problema, come stavamo dicendo, era lei che non si sentiva quindi pronta psicologicamente, fisicamente, tecnicamente con la voce, e quindi
la sua frustrazione andava nei tuoi confronti. Guarda, Esattamente, non so, tu hai avuto anzi, modo di seguire, io... no, perdonami, ho Allora, avuto modo di seguire quella chiacchierata che abbiamo fatto con Nicole, di Valencia, la sì, psicologa, che ho fatto anche un'altra rubrica, quindi usciranno prossimamente altre rubriche con Nicole. Lei parlava che, essendo psicologa, diceva che il più grande nemico della donna è la donna stessa. sì, a volte sì. Io ti dico, io ho avuto solo quell'unica esperienza, perché poi ho lavorato anche con una regista teatrale, che però è una persona, a parte essere una persona molto intelligente, molto colta, molto preparata, è una donna anche di una certa età, e evidentemente quando una donna è una donna non si sente minacciata da altre donne, ognuno ha la sua personalità, la sua vocalità. Infatti io le dicevo a questa ragazza, cioè io sono qui per aggiungere, non per rubare o per creare problemi, sono qui per aiutare, per migliorare la situazione. Quindi ho cercato in tutti i modi di capire. Poi quando ho capito che invece mi sono stati fatti anche dei difetti, dei dispetti antipatici, dopodiché mi ricordo che insomma parlai con il capo orchestra, appunto il capo del gruppo, e appunto gli dissi che io non ero disposta a continuare questa situazione così antipatica, e mi ricordo che finì il mio lavoro a fine tour, portai a termine insomma questo lavoro perché avevo dato una parola, però è stata abbastanza difficoltosa la cosa perché c'era c'era un problema sempre di audio perché il mio microfono, cioè immancabilmente il mio microfono veniva sempre sabotato. Cioè, Chissà come mai. Ma lei era gelosa di te dal punto di vista lavorativo o temeva che potesse perdere anche eventuali sguardi compiaciuti degli uomini? può darsi, questo non lo so, può darsi, cioè non lo so, cioè nel senso che a Non lei, vabbè, lei sicuramente il fatto di non essere più nel ruolo di prima donna, a lei la disturbava, insomma. la disturbava. Vabbè, io spero che Certo. non guarderà questo video allora, perché se guarderà questo video si riconoscerà nelle tue parole. Non lo so, può darsi perché sì, Non sì. diciamo il nome, non vogliamo sapere il nome, ma comunque la salutiamo. Sì, certo, ciao tesoro caro, sì. Vediamo Sono se- sempre comunque in buonissimi rapporti e ci siamo riviste, non abbiamo mai più lavorato insieme, ma ci siamo riviste e comunque io non ho nulla, anzi, con questa donna. Per carità, so che lavora, che fa delle belle cose, sono E nella contenta. fattispecie, però, adesso andiamo nella cosa più così. Tu da Mm, artista, quando sei sul palco, così, ti capita eh, di essere guardata non solo per la tua bravura, mm. anche per altre doti fisiche, diciamo così. Beh, certo, è normale perché comunque bene o male sei il centro dell'attenzione e quindi io spesso, e mi sono anche abituata ad avere questi occhi a volte puntati, ma anche molto indiscreti, cioè nel senso che un occhio magari puntato in determinati punti del corpo. Cioè, è Ma logico che gli abiti di scena è chiaro che tendono a valorizzarsi, cioè una donna si deve valorizzare, quindi io mi valorizzo, uso abiti da sera un po' scollati. considerazione seria, una considerazione molto seria. Mm. Sai, ci sono donne che hanno sempre un seno grande e si sentono a disagio del loro corpo. E sì, se aggiusti un po' la telecamera che ti vedo inclinata adesso. Questa è la Sì, perché... bella ah, della ok. diretta, nessun problema. E sta Mm. dicendo, ci sono donne che, chi con un seno grande, chi altre parti, però in questo caso stiamo parlando di un seno grande, hanno il fatto che si vergognano di apparire, coprono, stringono. Tu che consiglio puoi dare a persone, a donne che si inibiscono della loro, anche della loro fisicità? Dato che comunque sei una donna che va in scena sul palco, quindi giostri la cosa, credo che una donna come te potrebbe dare un consiglio molto valido a chi veramente a volte si sente a disagio col proprio corpo. Allora, beh, un consiglio. Io innanzitutto dico che ogni donna ha la sua fisicità, ha la sua bellezza, la sua particolarità
E quindi dico a tutte le donne di valorizzare le loro parti, cioè un seno abbondante, insomma, può essere valorizzato sempre e comunque. Tra l'altro poi anch'io da ragazzina avevo questo problema, perché comunque i ragazzini mi guardavano, continuavano, insomma, erano gli anni, non so, del 15-16 anni, insomma, erano un po' antipatici questi ragazzini sciocchi, perché poi i maschietti sono sempre quelli un po' più sciocchi a quell'età. Ah, Però poi e io mi vergognavo, indossavo sempre delle camicette tutte accollate. Poi invece negli anni, diciamo dai 20 anni, ho cominciato a capire che invece la mia fisicità e il mio seno, che comunque è sempre stato prosperoso, è chiaro che fino a 35 anni portavo la taglia 42, il seno proporzionato, abbondante, però è chiaro che oggi a 53 anni sono una donna che porta la 46 e ha un seno comunque che si nota. Però a me non disturba, anzi, io sono orgogliosa del mio corpo, della mia fisicità, del mio essere curvi e va bene così, cioè, certo. e cosa consigli ad una donna curvy, come diciamo, si dice adesso, di Beh, innanzitutto si alza la mattina, lei si vuole ricoprire tutta perché non vuole farsi vedere. A una donna, no, io dico, cosa no, consigli? di vestirsi, cioè di piacersi, di vestirsi come gli pare. Comunque il seno va valorizzato. Oggi nel mio caso io indosso un tubino, è un po' coperto, però il seno va sempre, chi ha il seno abbondante lo deve valorizzare indossando abitini dove il seno si nota e soprattutto il punto vita deve essere sempre in vista, nel senso che deve essere sempre, si deve vedere perché questo seno deve essere valorizzato in questo modo. Quindi abiti o magliettine laddove si veda sempre il punto vita. Va bene, va bene. E Quindi indossare, però non vorrei che poi risultasse una pubblicità occulta, indossare sempre, non diciamo nessuna marca, però indossare assolutamente sempre reggiseni appropriati. vabbè, non Cioè, facciamo nessuna marca, facciamo pubblicità. no, reggiseni appropriati, nel senso che una donna che ha un seno abbondante deve assolutamente usare coppe preformate e reggiseni giusti, insomma, Hai importanti. avuto avance sul posto di lavoro, essendo anche sposata? Eh, Hai mai avuto non ho avance, capito. hai mai avuto avance, proposte, diciamo, scabose e, diciamo, Sì, difficili da gestire? allora, difficili da gestire no, perché poi impari, perché io appunto ho sempre vissuto in compagnia comunque lavorativa, quindi stavamo insieme delle 13, 14, 15 ore con uomini. Certo, ogni tanto mi è capitato che magari di dover intervenire magari in maniera antipatica, perché di solito sono abbastanza chiara quando capisco magari che si vuole un po' sforare. E allora mi è capitato, però avanza anche magari non dette, ma che si capivano, ce ne sono state, però sempre solo verbali e comunque abbastanza contenute. Io non ho mai avuto cioè, cose che posso dire che siano molestie. Io ho avuto anche dei gestori di locali dove comunque puntualmente si presentavano alla porta oppure volevano entrare, ma io avevo capito prima che volevano entrare proprio in quel momento dove sapevano benissimo che mi stavo cambiando. Quindi io, capendo prima, mettevo, non so, un collega alla porta, una cosa così, perché tanti. Mi è capitato che alcuni gestori, comunque abbastanza datati sull'età, devo dire, perché poi alla fine io ho riscontrato che insomma erano persone dai 60 in su che comunque tentavano devo accendere le luci, cioè cose di questo genere. Vabbè, Capito? l'hai gestita in un modo molto elegante e non hai creato astio. No, mai, no, certo, no, no, ho sempre cercato di dire le cose perché sono anche una persona che ti dice le cose dirette, però con un modo, non lo so, avrò imparato, un modo particolare per non offendere. Certo, voglio precisare perché non ce n'è mai stato bisogno, cioè nel senso che poi le cose sono rientrate subito, magari subito, nel senso che se magari si faceva una risatina
E dicevo, ma caspita, ma perché devi proprio venire ad accendere le luci quando io mi sto Allora, cambiando? sei stata elegante nel modo di vincolarti da situazioni, diciamo, spiacevoli. Certo, beh sì, perché sai, però mani addosso, cose del genere, ti dico la verità, non mi sono mai capitate. Magari gesti un po' così stupidi, come non so se vuoi ti racconto un episodio breve, però beh, forse ero entrata in collegamento con una tua, con una ragazza, con una signora che stavi intervistando, No, forse dove è appunto diretta di Instagram, quello che stavamo ah facendo. no, quindi è un'altra cosa. No, mi ricordo in provincia di Udine, questa serata con questo uomo datato, molto datato, sotto il palco particolare, anche un bel signore, pieno di anelli, di fulare, questo ce l'avevo sempre sotto il palco, no? Quindi mi guardava a figura intera, continuava a guardarmi. Ad un certo punto mi ricordo che i miei colleghi avevo tipo guardie del corpo, a destra e a sinistra, e di solito, essendo la cantante, avevo sempre i fiati, quindi due saxofonisti e un trombettista che erano ai miei lati. Quest'uomo praticamente nella pausa, cioè sono appunto sono sul palco, questo io mi inchino per chiedere cosa vuole, ma mi inchino gentilmente e questo mi prese la mano e praticamente si mise a leccarmi tutte le mani, cioè una cosa così. Cioè, non come tu, si è messa a leccare le mani. Questo si mi ha leccato la mano. Io, guarda, ho mantenuto che uno schifo. Scusa per il termine, ma che schifo, mamma mia. Che schifo! No, no, diciamo che schifo. Allora ho ritratto Era per immediatamente Covid la. tutto questo, perché se era col Covid andava in galera per una cosa del genere. Sì, vabbè, comunque tutto chiaramente anni fa, io ho cercato di mantenere la calma e gli ho detto, ho dato la mano dicendo no, ma aspetta, Ribrezzo ma non è. storico, guarda, un ribrezzo Sì, storico. non ti dico, avevo la pelle d'oca anche in testa. Che schifo. Che brutta immagine, guarda. Di ribrezzo, perché poi è un uomo anziano, cioè, e lui forse voleva così dimostrare qualcosa con Ora sta quell'atto. divertito, dai. È vero, lo so. Vabbè, comunque, questo è Hanno un, detto è che un- per è di un- essere anziani, perché se l'ha fatta adesso, probabilmente anche quando aveva 20 anni era così. Cioè, chi nasce tondo non muore quadro, non muore quadro. Certo, certo, Giorgio, certo, Questo, certo. Mm. questo è qua. Vabbè, comunque, questa è una piccola parentesi, ma poi ce ne sono tanti Sì. altri, però tutte cose dove comunque, insomma. Anche da raccontare, vedi, tu dicevi prima, no, ma io facciamo questa chiacchierata insieme, non so cosa raccontare, vedi quanti aneddoti escono fuori, perché la rubrica nasce per raccontarsi, per raccontare dei fatti, per parlare, per farci anche una risata, per dare spunti di riflessione. Questo nasce Sì. per questo motivo. Poi guarda, Mm. approfitto per dire che successivamente la rubrica prende anche una piega diversa, noi faremo anche live in uno studio, in una vineria diretta. Quindi Ah, bello. format e avremo proprio delle dirette ufficiali. Poi il canale stesso farà un ulteriore passo avanti, nasceranno rubriche tematiche inerenti all'arte, inerenti anche alla moda, Bello. ai viaggi, però non le cose che già possiamo rivedere e vedere da altre parti, ma piccole chicche di posti. Sempre tu trovi in un paese per dire, sempre qui vedi questa cosa particolare che probabilmente sulle guide non tutti le riescono a trovare, oppure posticini particolari dove andare a mangiare, non per forza devi spendere Ah, bello, interessante, utile poi. opere architettoniche che puoi trovare in determinati luoghi che tu non sai che sono state fatte e perché sono state fatte. Quindi parleremo anche di queste cose particolari prossimamente. Stiamo organizzando un palinsesto simpatico. Così. Bello. Quindi, dato che tu sei un artista e un musicista, io conterò su di te per farmi una chiacchierata sulla musica. Sa. Certo, perché no? Volentieri. L'hai scoperto in diretta senza che ti avessi detto nulla prima, quindi Mm, è la verità. infatti. Detto questo, Laura, adesso io ti ringrazio, ti saluto e invito tutte le persone, i tuoi amici, le tue amiche a iscriversi anche al nostro canale YouTube,
lo dice Giorgio, di seguirci su Instagram, di seguire il profilo di Laura, di seguire il mio profilo, Giorgio Belluomo, che sono io, di partecipare e qualsiasi persona che voglia dire un qualcosa, ma anche affrontare argomenti insieme. Le interviste non nascono per forza che devono raccontare episodi pure tristi, ma anche per farci, come dicevo prima, una chiacchierata e raccontarci un piccolo talk in amicizia, definiamolo così. Certo, Non ho presentato in queste ultime puntate bottiglie di vino, calici, perché la sto preparando bene. Ho proprio una cosa tematica per questa cosa. ok, ok. Quindi pian pianino la cosa si sta evolvendo e sta prendendo sempre uno spunto migliore per crescere pian piano. Mm. Comunque, io ringrazio Laura immensamente, sei deliziosa, io ti dico grazie dal mio profondo del cuore, o come dico in spagnolo, del corazon, ormai hablo in spagnolo ultimamente, tante interviste in spagnolo sto facendo. Che bello, oggi l'ho fatto in italiano, quindi riesco Oggi sì, oggi sì. a farlo in italiano, ed è bello. Comunque, grazie Laura, grazie a tutti che state qui, che ci guardate e io vi dico ancora una volta, fantastici. Ciao. Ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti.